Buongiorno ragazzi, buongiorno. Oggi Angie è in compagnia della multistrada 1100S, la mia prima multi. Sono veramente contento di portarla sul canale e ringrazio ovviamente il mio amico Nicolò che mi ha permesso di fare un giro sulla sua bellissima moto. Questa qua è un pochino più caricata sull'avantreno, nel senso che lui ha sfilato leggermente la piastra di sterzo, che peraltro è lavorata, quindi alleggerita, e abbiamo cerchi forgiati, la mia non li aveva, e abbiamo le pompe. E guardate qua, vi faccio vedere una piccola chicca, lo vedete che abbiamo la luce, bellissima luce blu, il contagiri analogico, non digitale, che è molto più leggibile, molto più chiaro a primo colpo d'occhio. Nella mia, ecco qua, la mia, quella lì è un'altra multi di un amico, un 1100, e davanti abbiamo la mia V4. Ehm, Vi stavo dicendo questo piccolo aneddoto che mi è successo tanti anni fa, quando appunto avevo questa moto qua. Un topo mi aveva rosicchiato i tasti AB ed ero riuscito a ritrovarli grazie al forum multistrada, e me li ero sostituiti. Mi ero sostituito l'o-ring interno, che comprendeva anche i tasti. Non precludeva la funzionalità, ma niente, era un piccolo aneddoto che mi è venuto in mente riferito a tanti anni fa. Sì, sono questi qua i tasti che potete vedere, questi tasti qua. Ero riuscito ad aprirlo e l'avevo cambiato, insomma, senza fare danni. E cos'altro dirvi? Beh, le sensazioni sono chiaramente molto diverse rispetto a quelle di 13-15 anni fa. Io l'avevo presa nel 2008, è un progetto che quindi nasce ancora prima, nasce col Multistrada 1000. Qua abbiamo un concetto che è completamente diverso rispetto alle crossover, che non sono neanche più crossover, sono maxi enduro come il V4. Abbiamo un telaio che sostanzialmente è il telaio della Super Sport, in quello che aveva la Super Sport, questa bellissima moto, per me sempre stata stupenda, disegnata da Pierre Terblanche, che è anche l'artefice dell'Ipermotard, peraltro, moto che io adoro. E le sensazioni sono molto diverse. Abbiamo una moto che ha una forcella Öhlins e un mono Öhlins, 160 mm di escursione all'anteriore, sul multi V4 sono 170 e il posteriore sono 140, mentre sulla multi sono molto di più di 170 mi sembra. L'interasse cambia di 10 cm, si va a centimetri. L'ergonomia è molto diversa, la protezione dall'aria qua è praticamente nulla, è fatta per arretrare, come vedete in questa posizione. Sono più riparato, molto più riparato, ma devo mettermi in carena come fossi su una super sportiva per avere protezione. Ho freddo, la giornata oggi è fresca, ho la giacca traforata. Sulla mia non prendo aria, sul V4, su questa sembra quasi di stare su una naked. Il peso non è così eclatante, così molto più basso. Questo perché si vede che ovviamente la moto non è fatta soltanto di numeri interasse avancorsa, la progettazione della moto è tanto di più. E su questa devo dirvi che non sento questi 20 kg, perché poi era 196, quindi sarà sui 215-220 in ordine di marcia. Il V4 è 240, ma non si sente così tanto la differenza, e abbiamo anche dei cerchi forgiati qui, quindi dovrebbe essere ancora più abissale. La frenata è prontissima, molto pronta, molto più di quello che era l'originale. Mi ricordo che avevo sostituito le pastiglie. Qua abbiamo delle Brembo M4, quindi frenata molto pronta, con peraltro anche la pompa sia per idraulica della frizione che anche pompa freno anteriore le ha sostituite. Quindi abbiamo delle Brembo RCS 1920 mi sembra, quindi una frenata prontissima, anche molto più del V4, e anche lui me l'ha detto. Ci siamo già fermati e ci siamo scambiati due pareri, me l'ha detto. La temperatura, questa è decatalizzata, quindi freschissima, moto freschissima. E una cosa che mi ha stupito, e mi dispiace di non provare una vera Euro 3 col catalizzatore rispetto alla mia, questa, ma anche rispetto al V4, a 2000 giri è regolarissima, e veramente io non mi ricordo un Desmo 2 così regolare, quindi sicuramente è il decatalizzatore.
Purtroppo le normative non tengono conto della vita vera, tengono soltanto conto di fantomatiche norme anti-inquinamento, come se le moto fossero un grande male per l'umanità, quando abbiamo industrie, fabbriche, aerei, vabbè, lasciamo stare questi discorsi. Gira regolarissima, quindi mi immagino oggi un Euro 5, un V4, se fosse decatalizzato, un 4 cilindri a V, come sarebbe fluido. Se faccio un paragone, una moto così anzianotta, decatalizzata, che gira così bene, così regolare, cosa potrebbe essere una moto moderna, con ride by wire e tutta l'elettronica che hanno, se non avessero i catalizzatori che le uccidono, veramente le uccidono, non solo noi, i nostri sederi, per le temperature. E adesso concentriamoci un pochino fra le curve. Ragazzi, veramente loro, come vedete, ci ho messo un bel po', stiamo andando a passo tranquillo, ci stiamo divertendo, non stiamo facendo assolutamente i matti, ma vi assicuro che ci ho messo un bel po' per trovare un po' di sincronismi, che queste moto più anzianotte ci richiedono per avere un minimo di confidenza fra le curve. Perché? Perché l'anteriore, lo sentite, è diverso, il freno motore è più invasivo, dovete cercare di farla scorrere, ma non ci si riesce così facilmente, perché se è un po' più su di giri tende a frenarvi molto, e quindi dovete riaprire poi il gas, dovete sempre dare un filo di gas. Ha un pick up ottimo, nel senso che proprio riuscite, questa decatalizzata, a gestire benissimo. Adesso in questo pezzo un po' veloce posso addirittura appoggiare anche la sesta, pertanto comunque è regolare anche in basso. E questo è il classico, vedete come gira bene a 50 all'ora, fluido. È il classico motore che io lo definivo fionda, nel senso che dai 3000 giri ai 6000 è sul range di utilizzo perfetto, dove sembra che vi dia una biccellata da dietro qualcuno. Ha una coppia quasi 11 kg a 4800 giri, poi finisce lì, non ha a lungo, chiaramente. A me non è mai piaciuto tirare questi motori alti di giri, si cambia a 6000, si va via belli fluidi, ed è questo secondo me il bello di questi Desmo 2. E poi questa ancora di più decatalizzata, veramente merita veramente avere una moto decatalizzata. Sono contento comunque di aver provato una Decat. Le pedane sono in una posizione perfetta, queste sono arretrate, quindi si riesce bene a spingere il peso in curva. Il manubrio è più stretto rispetto alle moto endurone moderne, è molto più stretto, come di una naked direi. Si è leggermente caricati sull'anteriore, quasi come direi una naked sportivetta moderna. La sella è conformata completamente diversa rispetto a oggi, abbastanza duretta, molto stretta da una zona anteriore, molto stretta, anzi direi come un mono. Si allarga poi molto nella parte posteriore per permettere al corpo di spostarsi, di arretrare, di muoversi agevolmente durante la guida un po' più sportiva. Si nota una cura del dettaglio non come quella delle moto moderne, nel senso che per esempio col ginocchio tocco leggermente, io che sono basso 1,70 m, tocco lo svaso del serbatoio e la parte di carena, e tocco proprio lo spigolo. Questi piccoli dettagli sul moto di oggi non si riscontrano. Protezione dall'aria, come detto, molto poca, nonostante questa abbia un cupolino a doppia bolla, ma comunque protezione dall'aria molto 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 scarsa. Come dicevo, una grande frenata. Con la testa bisogna pensare che comunque non sia nessun tipo di aiuto elettronico, anche se io non li uso e non mi affido assolutamente sul V4 ai controlli elettronici, mai l'ho fatto, mai lo farò. Però comunque arrivare in curva è proprio la moto che è difficile da spiegarvi, ma non vi mette a vostro agio, come mi ricordavo, come io giudicavo questa moto venendo da uno Z750 nel 2005. Provando questa moto mi ricordo la prima curva che ho fatto, l'aveva completamente chiusa rispetto a come ero abituato io. Bene, oggi mi ritrovo invece a fare l'opposto, nel senso che mi ritrovo una moto che mi sembra che non voglia chiudere, ed è questo mi fa capire quanto in questi anni i passi da gigante sono stati fatti per rendere le moto più facili. E io devo dirvi la verità, io pensavo che non avrei detto così, e invece lo dico, anche più divertenti.
Mi piace guidare questa moto, mi piace forse più sentimentalmente, forse più per il legame affettivo, che non quanto per... cioè avrei bisogno di giorni, avrei bisogno di tanti giorni per capirla bene e per riuscire a guidarla come guido il V4 fra le curve, e non so se comunque arriverai a quel livello di guida. Questo perché non sono più abituato e mi rendo conto, come dicono in realtà, ma lo scopro oggi, veramente lo scopro oggi, che riguido una moto, lo stai fermo lì tu, che riguido una moto di più di 10 anni fa. Più una cosa è facile e più ci puoi un po' giocare e divertirti. E questo poi chiaramente, se uno fa lo stupido con questo non ci riesci, perché magari non entri in confidenza, e capisco perché si vedono tanti GS o tante persone che magari non sono mai andate in moto. Ciao V4, ciao Mia, ciao Charlie, e che magari fanno cose che non dovrebbero fare. Con questa te ne rendi conto di quello che stai facendo molto di più. Ecco. Per la prova della mia vecchia moto è tutto. Spero che vi sia piaciuto questo Amarcord, questo passaggio al passato. Da Angie è tutto, alla prossima, e spero di portarvi una chicca sul canale. Ciao ciao!